Ciao, benvenuto su Non mi dire. Quante volte ti capita di avere una inbox piena di mail che molte volte non sono email informative, ma sono delle mail che richiedono delle operazioni, quindi ad esempio un appuntamento oppure un lavoro che ti è stato chiesto di fare nel tempo, oppure anche la lista della spesa, quindi qualcosa che devi andare a una commissione che devi andare a fare in serata. Molte volte queste mail in mezzo alle altre vanno perse e quindi non ci si riesce più a capacitarsi di quello che uno doveva fare. Bene, in Google ci sta una sezione chiamata attività o anche Google Task che ti permette di organizzare le mail sotto questo punto di vista. Quindi praticamente tu avrai una serie di mail che fungeranno da tua lista di cose da fare. È molto semplice da utilizzare, ma è uno strumento molto ma molto potente. Rimani fino alla fine del video perché non ti pentirai di questa nuova soluzione, perché ti potrà aiutare sicuramente nella tua attività produttiva. Ok, allora, come abbiamo fatto finora, apri il tuo Gmail, hai le tue email davanti e ti arriva un'email. In questo caso mi è arrivata questa email, l'oggetto organizzare domani, e mi dice: domani dobbiamo organizzare questo, iscriversi al canale Non mi dire, mettere il like e condividere. Questa è una cosa fondamentale, mi raccomando, non lo dimenticare mai. Allora, se ipoteticamente io devo fare questi passaggi, ho bisogno che qualcuno me lo ricorda, perché se questa email, ecco, adesso è tornata, diciamo, non visibile o quantomeno uguale a tante altre, io correrò il rischio di perderla. Tra le tante cose che ho da fare lo dimentico. E allora cosa faccio? Uso aggiungi a task. Task non è nient'altro che questa funzione. Quando ci clicchi la prima volta farà un piccolo passaggio, possiamo dire di avvio, quindi si avvierà per pochi minuti, pochi secondi. Adesso te lo faccio vedere, quasi aperta subito perché l'ho aperta prima. Allora, facciamo aggiungi a task e vediamo cosa succede. Ecco qui. Allora, l'oggetto viene preso come titolo dell'attività. Immagina come le classiche cose da fare, quindi organizzare domani. Qui io potrò andare a scrivere i dettagli, quindi potrò dire, non lo so, mi ha scritto lui, ecco, mettiamo così. E qui posso decidere il periodo, ok? La data, oggi, domani. Questa qui è l'email, cioè praticamente quando io cliccherò qui mi comparirà l'email, questa qui che adesso sto vedendo, quindi è come se l'email va in allegato. Quando io andrò a selezionare la data, ok? Adesso ti faccio vedere, si apre questa finestra. Questa finestra non fa nient'altro che andarsi a inserire all'interno di Google Calendar. Quindi tu avrai la possibilità di mettere questa task direttamente in Google Calendar e quando sarà il momento ti verrà, ti arriverà la notifica. Ovviamente gli puoi dare anche l'orario, quindi non è a inizio giornata, ma l'orario classico di quando devi essere avvisato e nel momento in cui l'azione si deve ripetere nel tempo. Adesso, giusto per curiosità, ti faccio vedere. Mettiamo 1 agosto e lo mettiamo alle 10, ok? Mettiamo fine ed ecco qua, il task si è creato. Adesso te lo faccio vedere. Chiudo, apro calendar, controllo domani 1 agosto ed eccolo qui, è comparso qui proprio come, diciamo, l'avevo organizzato. Ma adesso, per cui ti faccio vedere, clicco e si apre l'email, così io riesco anche a riprendere il discorso dell'email che avevo fatto, ok?
nel momento in cui io ho fatto questo tipo di task, quindi la classica cosa da fare, posso fare così e mi viene come attività completata. Tranquillo. Qui ci sono le altre opzioni e posso ovviamente eliminare tutte le attività completate. Le attività completate, eccola qua, verranno, cioè compariranno all'interno di calendar, quindi se a me non piace oppure è una cosa che non mi interessa, posso andarle a eliminare da qui, ok? Elimina. Ovviamente c'è la possibilità, vabbè, qua di ordinare, ma di fare anche gli elenchi. Adesso la rifacciamo, anzi ti faccio vedere quest'altra cosa qui, dove prendo l'email e la sposto direttamente. Questa è una cosa figa. Allora, cosa ti dovevo far vedere? Gli elenchi, ok. Posso praticamente creare degli elenchi. Eccolo qua, nuovo elenco e ci scrivo, vabbè, facciamo prova. Fine. Attività spostata in prova. Andiamo a vedere le mie attività. Eccola qua, prova, perché le mie attività è già come se fosse un elenco. Quindi clicchiamo su prova ed eccola qui, è uscita l'attività. Ok, quindi te le puoi anche organizzare, ovviamente puoi rinominare l'elenco o anche puoi eliminarlo. Elimina questo elenco e adesso, anche per curiosità, ci andiamo a guardare se è stato eliminato e infatti è stato eliminato anche dal calendar, quindi anche l'attività scompare insieme all'elenco. Ecco fatto. Come hai visto è molto semplice, ma se ci ragioni un attimo è uno strumento molto potente. Poi alla fine, avendo tutto integrato all'interno di Gmail, è facile da dover gestire, non si rischia di perdere qualche informazione o qualche avviso. Se ti è piaciuto questo video non dimenticare di condividerlo, metti il like e iscriviti al canale se non l'hai fatto, ma soprattutto se hai bisogno di una qualsiasi tipo di informazione oppure vuoi sapere qualcosa in più, lascia un commento e sicuramente ti risponderò. Per questo è tutto, ciao e alla prossima!